17 giorni di mare, una tempesta scatenata da un dio e infine il naufragio. Odisseo giace esausto su una spiaggia sconosciuta, coperto solo di foglie secche, ridotto a relitto umano. L'eroe di Troia, l'uomo che ha conquistato una città inespugnabile con l'inganno, è ora un naufrago, senza nome, senza identità, senza nemmeno un vestito addosso. Ma anche nei momenti più disperati, la sua Metis non lo abbandona. E l'incontro che sta per avvenire su quella spiaggia solitaria, sarà di quelli che lasciano il segno. Grazie agli amici su TP che amano questo podcast. Giacomo, Sisifo Felice, Federica, Simone, Circe, Fabio de Singapore, Michelangelo, Alejandro, Walter, Fabio Z. Grazie anche a Dalila. Grazie ad Alessandro, Gioele, Mirko, Vanessa, Jimbo, Fabio C, Roberto e Marina. Infine ad Alessia, Raul, Chiara Miriam. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su TP usando il link in descrizione. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 246. La vita di Odisseo, episodio 9. L'incontro con Nausicaa. La notte si prepara a lasciare la terra. La spiaggia è deserta, le onde lambiscono la riva con un rumore ritmico quasi consolatorio dopo la furia della tempesta. Tra i cespugli, nascosto sotto un doppio ulivo selvatico e coltivato cresciuti insieme, un segno degli dei se Odisseo fosse in grado di interpretarlo, l'eroe dorme. Non è un sonno tranquillo. Il suo corpo porta i segni di giorni terribili, pelle corrosa, mani piegate, spalle segnate dalle funi, è irriconoscibile. Come ti ho raccontato nell'episodio precedente, Poseidone lo ha ridotto così. Il dio scuotitore della terra, tornato dall'Etiopia, ha visto la zattera e ha scatenato tutti i venti insieme. Ha ammassato le nubi come greggi oscure. Non può uccidere Odisseo. Il destino dice che deve tornare a casa, ma può tormentarlo. Può fargli patire ogni sofferenza possibile, e questo ha fatto. Odisseo dorme coperto da un mucchio di foglie secche che si è ammassato addosso per proteggersi dal freddo della notte, come un animale ferito che cerca riparo, come un mendicante che non ha nemmeno un tetto. 20 anni fa partiva da Itaca come re, 10 anni fa conquistava Troia, ora giace nudo e solo su una spiaggia sconosciuta. È quasi l'alba. In questo momento, nella città che sorge nell'entroterra dell'isola, qualcuno sta per svegliarsi. Nausicaa, figlia di Alcino, re dei Feaci e signore dell'isola di Scheria, dorme nella sua stanza nella reggia. È giovane, di quell'età sospesa tra la fanciullezza e la gioventù, quando i genitori cominciano a parlare di matrimonio e il futuro inizia a prendere una forma definita. Ma stanotte qualcuno entra nella sua stanza. Atena, la dea degli occhi lucenti, attraversa il palazzo di Alcino senza essere vista. Entra nella camera di Nausicaa come un soffio di vento. Si ferma sopra il capo della ragazza addormentata. Ha preso le sembianze di un'amica della principessa, una coetanea che Nausicaa ama particolarmente, e le parla in sogno. La rimprovera con gentilezza per la sua negligenza. Le vesti
giacciono sporche, non curate, eppure il momento delle nozze si avvicina. Non ha ancora uno sposo designato, ma ha l'età giusta per sposarsi e quando arriverà quel giorno, presto, sicuramente presto, dovrà avere tutto pronto. Vesti pulite da indossare, vesti belle da offrire a chi la condurrà lontano. È così che si costruisce la buona fama tra gli uomini ed è così che padre e madre sono lieti. È tempo di andare ai lavatoi. All'alba deve chiedere al padre il carro con le mule per portare al fiume pepli, tuniche, mantelli. Poi la dea se ne va. Torna all'Olimpo dove il cielo è sempre sereno e non piove mai, dove gli immortali vivono beati giorno dopo giorno. Nausicaa si sveglia all'alba. Il sogno è così vivido che sembra reale. Si alza, attraversa la casa, trova il padre sulla soglia che sta per uscire per andare a consiglio con i nobili feaci. Gli chiede, con quella malizia pudica delle ragazze giovani, se può avere un carro per andare a lavare i panni. Non menziona direttamente le nozze, parla delle vesti del padre e dei fratelli che hanno bisogno di essere pulite. Alcino sorride. Sa perfettamente a cosa pensa sua figlia, ma non dice nulla. Le concede il carro alto con le agili ruote, le mule e le ancelle, ordina ai servi di preparare tutto. E così, caricati i cesti con le vesti sporche, con olio per ungere la pelle dopo il bagno, con cibo e vino dolce per il pranzo, Nausicaa parte verso il fiume con le sue ancelle. Non sa che Atena ha orchestrato tutto questo per uno scopo preciso. Non sa che sulla spiaggia, a poca distanza, dorme un naufrago che ha bisogno esattamente di ciò che lei porta con sé, vestiti puliti, cibo e soprattutto la possibilità di essere accolto in una casa regale. Le mule trottano veloci lungo la strada che porta ai lavatoi. I lavatoi si trovano lungo il fiume, dove scorre acqua limpida tutto l'anno, abbondante, perfetta per lavare anche le vesti più pesanti. Nausicaa e le ancelle scaricano i cesti, sciolgono le mule perché possano pascolare l'erba dolce lungo la riva e poi si mettono al lavoro. Lavano le vesti nelle vasche, le calpestano con i piedi nell'acqua, gareggiano a chi finisce prima. È un lavoro faticoso, ma loro lo trasformano in gioco. Ridono, scherzano, cantano. Quando tutto è pulito, stendono i panni sugli scogli perché il sole li asciughi. Poi si bagnano nel fiume, si ungono di olio lucente e pranzano sulla riva. E quando il sole ha asciugato i vestiti, non vogliono ancora tornare a casa. Sono giovani, la giornata è bella, la vita è semplice e gioiosa in questa terra dove non si conosce la guerra. Nausicaa toglie il velo dal capo e iniziano a giocare a palla. Si lanciano la sfera l'una con l'altra, ridendo quando qualcuno la manca. Nausicaa tira la palla a un'ancella, ma il tiro è lungo e finisce nell'acqua profonda del fiume. Le ragazze gridano, un grido acuto di sorpresa e divertimento. E quel grido sveglia Odisseo. Apre gli occhi di scatto. Per un attimo non ricorda dove si trova. Il suo corpo è un'unica contrattura di dolore. Ogni muscolo protesta quando cerca di muoversi. Ma ha sentito voci umane, femminili. Si alza faticosamente dal suo giaciglio di foglie, ascolta, risate e grida allegre. È vicino a una terra abitata. È salvo. Ma in che condizioni si trova? Odisseo guarda il proprio corpo. È nudo, coperto di sale secco che gli forma una crosta sulla pelle. Come può presentarsi così? Chiunque siano quelle persone. Soprattutto, come capisce dal tono delle voci, a delle donne. La sua mente lavora veloce, sempre. Anche ridotto in questo stato, la Bentis non lo abbandona. Deve uscire dal cespuglio, deve farsi vedere, deve chiedere aiuto, ma come? Spezza un ramo frondoso dall'ulivo, se lo tiene davanti ai genitali per coprirsi e poi avanza.
Esce dal cespuglio come un leone affamato che scende dai monti, come dice Omero, ma non ha nulla di regale in questo momento. Sembra piuttosto un relitto, una creatura del mare più che un uomo. Il sale gli incolla i capelli in ciocche rigide, la barba incolta lo fa sembrare selvaggio, il corpo scarno tradisce giorni senza cibo. Le ancelle lo vedono e urlano, fuggono in tutte le direzioni, si disperdono sulla spiaggia, si nascondono dietro gli scogli. Solo Nausicaa rimane. Atena le ha infuso coraggio nel cuore. La ragazza guarda l'uomo, o ciò che sembra un uomo, che avanza verso di lei e non fugge. Resta ferma, in piedi, dritta. Ha paura certamente, ma non scappa. Odisseo, vedendola, si ferma a pochi passi da lei. Ora deve scegliere. Può gettarsi ai suoi piedi, abbracciarle le ginocchia come fa un supplice secondo le regole sacre dell'ospitalità, ma avvicinarsi così, nudo e terribile nell'aspetto, potrebbe spaventarla definitivamente. Oppure può restare a distanza e affidarsi solo alle parole. Sceglie le parole, sono sempre state la sua arma migliore. E quelle che Odisseo pronuncia sono un capolavoro. Anche ridotto in queste condizioni, anche esausto e affamato, la sua intelligenza trova il tono giusto, il registro perfetto tra umiltà e dignità. Ti supplico, signora, sei una dea o una mortale? Se sei una dea, di quelle che abitano il vasto cielo, direi che somiglia ad Artemide, figlia del grande Zeus, per bellezza, statura e portamento. Se invece sei una mortale, tra quelle che abitano sulla terra, 3 volte beati tuo padre e la tua venerabile madre, 3 volte beati i tuoi fratelli. Certo il loro cuore si riscalda sempre di gioia per te, quando ti vedono entrare nella danza, tale fiore di fanciulla. Ma più beato di tutti nel cuore è colui che, vincendo con i doni nuziali, ti condurrà nella sua casa. La paragona ad Artemide, la vergine cacciatrice, la dea inviolabile. È un complimento raffinato che loda la sua bellezza senza alcuna allusione sessuale, fondamentale, dato il suo aspetto e la situazione. Poi benedice la sua famiglia, mostra di capire il valore dell'ospitalità, della casa e accenna alle nozze future, riconoscendo implicitamente che lei non è per lui. Poi racconta brevemente le sue sventure. Viene dall'isola di Ogygia, ha navigato per 17 giorni, una tempesta l'ha travolto, le onde lo hanno gettato qui. Non conosce questa terra e non sa chi la abiti. E chiede. Le chiede di indicargli la città, di dargli uno straccio per coprirsi e le augura che gli dei le concedano tutto ciò che desidera nel cuore, un marito, una casa, concordia benedetta. Perché nulla è meglio di questo, quando un uomo e una donna vivono in armonia nella loro casa. Nausicaa lo ascolta e mentre lui parla lei lo osserva. Guarda oltre l'aspetto miserabile. Vede qualcosa nella postura, nel modo di parlare, nella scelta delle parole. Questo naufrago non è un uomo volgare. Qualunque cosa gli sia capitata, è stato qualcuno di importante. E risponde. Le parole di Nausicaa sono dirette, intelligenti, prive di falsa pudicizia. Gli dice che certamente non sembra né malvagio né stolto, ma le sventure le manda Zeus Olimpio agli uomini e bisogna sopportarle. Ora che è giunto alla loro terra, non gli mancheranno né vesti né altro di ciò che è giusto che ottenga un supplice sventurato. Gli indica la città, gli dice il nome del popolo. Si trova nella terra dei Feaci e lei è la figlia di Alcino magnanimo, da cui dipende la forza e il potere del popolo. Poi si volta verso le ancelle che si erano disperse e le richiama. Le rimprovera con fermezza perché fuggono alla vista di un uomo. Non esiste un uomo che giunga alla terra dei Feaci a portare guerra. Sono troppo cari agli dei immortali, abitano lontani, in mezzo al mare, ai confini del mondo. Quest'uomo è un infelice che arriva qui errante. Bisogna averne cura. Stranieri e mendicanti vengono tutti da Zeus. Ordina loro di farlo lavare nelle acque del fiume
in un luogo riparato dal vento. Le ancelle esitano, poi obbediscono. Conducono Odisseo in un luogo appartato lungo il fiume. Gli mettono accanto le vesti, un mantello e una tunica. Gli danno olio lucente in un'ampolla d'oro. Odisseo chiede che si allontanino. A ritegno, dice, di mostrarsi nudo davanti a queste fanciulle dai bei capelli. Le ancelle si allontanano. Vanno a riferire tutto a Nausicaa. Odisseo si immerge nell'acqua del fiume. Lava via il sale che gli copre le spalle e la schiena, deterge dal capo la schiuma del mare. Si lava tutto accuratamente, per la prima volta dopo giorni e giorni. Poi si cosparge di olio. È un gesto rituale, il ritorno alla civiltà dopo la barbarie del mare. L'olio profumato sulla pelle pulita, il corpo che torna a sentirsi umano. Indossa le vesti che Nausicaa gli ha dato, il tessuto pulito contro la pelle, la tunica che copre la nudità, il mantello sulle spalle. Semplici gesti che restituiscono dignità. E poi accade qualcosa. Atena interviene. La dea che lo protegge da sempre, che pure non ha potuto mostrarsi per lui apertamente per rispetto a Poseidone, continua ad operare in segreto. Tocca Odisseo con la sua grazia divina. Lo fa apparire più alto, più grande, più robusto. I capelli li rende ricciuti, simili ai fiori del giacinto. Come quando un nobile artigiano ricopre d'argento con l'oro e crea opere bellissime, così Atena versa grazia sul capo e sulle spalle di Odisseo. L'eroe si allontana, va a sedersi sulla riva del mare in disparte. Riluce di bellezza e di prestanza. E Nausicaa lo vede. Nausicaa guarda quest'uomo che poco prima sembrava un relitto e ora risplende come un dio. Il contrasto è così stridente che toglie il fiato. Non è più il naufrago miserabile, è bello, davvero bello. Si gira verso le ancelle e parla. Le sue parole sono sorprendentemente dirette. Dice come sia certa che quest'uomo sia giunto tra i Feaci per volontà degli dei. Prima le sembrava sgradevole, ora somiglia agli immortali che possiedono il vasto cielo. E poi aggiunge, con una franchezza che tradisce ciò che sente, se solo un uomo come questo fosse chiamato mio sposo, che abitasse qui e gli piacesse restare. Non è innamorata, come potrebbe, dopo così poco. Ma Nausicaa è nell'età in cui si aspetta uno sposo, in cui ogni incontro potrebbe essere quello decisivo. E quest'uomo, chiunque sia, ha qualcosa che la colpisce. La nobiltà nascosta sotto l'aspetto miserabile, il modo di parlare, l'intelligenza che traspare da ogni parola. Potrebbe essere lui? Potrebbe essere questo lo sposo che il destino le ha riservato? Ordina che gli diano cibo e bevande. Le ancelle obbediscono, pongono accanto ad Odisseo pane e vino, e lui mangia e beve avidamente perché è da tempo che non tocca cibo. Mentre Odisseo mangia, Nausicaa pensa: deve riportarlo in città, presentarlo al padre. Ma come? Una principessa non può entrare in città accompagnata da uno straniero senza suscitare pettegolezzi. Quando Odisseo ha finito, Nausicaa ordina alle ancelle di piegare i panni, di caricarli sul carro e di preparare le mule. È tempo di tornare. Poi si rivolge allo straniero. Gli spiega la situazione con saggezza matura. Vuole evitare che qualcuno cominci a mormorare vedendola accompagnata da un uomo. I Feaci sono un popolo civile, ma la gente parla, sempre. Meglio essere cauti. Gli dice di ascoltare bene. Lungo la strada c'è un bosco sacro ad Atena, bellissimo, con pioppi e una fonte. Lì c'è anche un terreno che appartiene a suo padre. Dista dalla città quanto può portare un grido. Lì deve fermarsi ed aspettare. Aspettare che loro arrivino in città e raggiungano la casa. Quando penserà che sono arrivate, solo allora potrà incamminarsi e chiedere dove sia la dimora del grande Alcinoo.
E quando sarà nella casa, gli dice di attraversare la sala rapidamente e avvicinarsi a sua madre, non al re, alla regina. Arete sarà seduta al focolare, alla luce del fuoco, a filare lana purpurea. Vicino vedrà suo padre sul trono, simile ad un dio. Ma Odisseo deve abbracciare le ginocchia della madre. Se lei sarà benevola verso di te, gli dice Nausicaa, c'è speranza che tu riveda i tuoi cari, che torni alla casa ben costruita, alla terra dei padri. È un consiglio prezioso. Nausicaa sa come funziona il potere nella sua casa. Alcino è il re, ma Arete è il cuore del regno. Dice queste cose e intanto frusta le mule. Le bestie partono velocemente, corrono bene, trottano con passo sicuro, ma Nausicaa tira le redini con cura, affinché Odisseo e le ancelle possano seguire a piedi. Il sole tramonta quando giungono al bosco sacro d'Atena. Lì Odisseo si ferma e si siede. Le donne proseguono verso la città. E nella penombra del bosco, seduto tra i pioppi sacri, Odisseo prega. Ascoltami, figlia di Zeus, signore dell'Egida, Atena invincibile. Ascoltami ora, tu che prima non mi hai ascoltato, quando il glorioso Poseidone mi colpiva. Fa che i Feaci mi accolgano con amicizia e pietà. È una preghiera semplice, diretta, quasi un rimprovero. Dove eri quando annegavo? Dove eri quando Poseidone scatenava i venti? Ma ora, almeno ora, aiutami. Odisseo non si è accorto che Atena è già intervenuta. Preso dal pericolo del naufragio, dalla lotta per la sopravvivenza, non ha riconosciuto la sua mano. Non il Leucotea che gli ha portato il velo salvatore, non il vento borea che si è placato, non nei rami degli ulivi che si sono intrecciati per dargli riparo. E ora non la riconosce nell'incontro con Nausicaa perfettamente orchestrato, nel coraggio infuso alla principessa, nel suo apparire nel corpo e nei movimenti, quasi un essere divino. Anche con tutta la sua metis rimane un uomo. Le azioni divine restano per lui imperscrutabili. E Pallade Atena lo ascolta, lo sente. Non si offende per il rimprovero implicito nella preghiera. Sa che il suo protetto non può capire, non ancora, ma continuerà ad aiutarlo, come ha sempre fatto, a modo suo. Nel bosco scende il buio. Odisseo aspetta. Fatti sentire, la tua voce è fondamentale per questo viaggio. Molti mi scrivono quanto amino questo podcast, ma poi sorprendentemente pochi mettono quel piccolo mi piace o il più su Spotify, che per l'algoritmo fa una differenza enorme. Metti un mi piace. Condividi nei commenti le tue riflessioni, ogni tuo pensiero arricchisce la nostra comunità e personalmente mi aiuta molto chi mi scrive cosa gli è piaciuto e perché. A proposito, ti è piaciuto questo episodio? E suggeriscilo a chi potrebbe apprezzarlo. Non c'è gesto più sincero per far crescere insieme questo progetto. Pensa a quella persona che conosci e che ama le belle storie. Ecco, proprio lei. Falle un regalo condividendo questo o altri episodi. Iscriviti per non perdere le prossime storie che ho preparato per te. E lo sai, ne arrivano di bellissime. Vuoi essere parte ancora più attiva di questa avventura? Su TP puoi sostenere concretamente Mitologia ed accedere anche a contenuti esclusivi. Trovi il link in descrizione e ricorda, anche una semplice visita ha per me un valore immenso. Questo è Mitologia. Io sono Alessandro Gelain e ti aspetto sulla tua piattaforma d'ascolto preferita.